Sicuramente Gio Ponti ha espresso il massimo della bellezza. Mi piacerebbe in questo momento fare altri 5 passi, Sì. e questi 5 passi saranno super importanti perché avremo uno sviluppo sia tecnologico ma anche a livello di beverage, quindi il caffè cambia completamente forma e anzi potremmo anche definirlo proprio qui espresso. Sì, assolutamente. Si può dire che sicuramente prima era espresso, però era espresso, io definisco sempre una tazzina nera di colore nero, amara perché era amara, fumante perché era calda. Assolutamente. Però era un espresso a bassa pressione che molte volte mi dicono ma com'era il gusto del caffè? Io dico sempre una moka leggermente più bruciata perché la pressione della moka è 1,2, 1,3. Infatti mi permettevo di dire, per chi noi parliamo di pressione, immaginiamo, come dice Enrico, la tazza è uguale al caffè che esce dalla moka, quindi fino al quasi gli anni 50 abbiamo bevuto caffè simile alla moka. Sì, possiamo dire questo, un po' più, una pressione leggermente più alta, ma all'incirca l'estrazione molto simile. Beh, cosa succede? Succede una storia molto animata, perché intanto siamo nel dopoguerra, quindi finisce la seconda guerra mondiale, siamo nel 1946-47, momento complesso di ricostruzione del nostro paese. Poi fra l'altro Milano è stata bombardata, quindi era una città che ha subito tantissimo l'impatto della difficoltà, comunque la voglia di ricostruire, ma comunque molte officine sono state distrutte, certo, completamente distrutte. Una storia che in Viale Premuda, la famiglia Gaggia ha un bar e in questo bar cresce il figlio Achille, che fra l'altro prende il nome del bar Achille, Viale Premuda, Gaggia è il cognome. I genitori appassionano il figlio al bar, lui diventa barista e impara a fare il caffè con le macchine a vapore. Però ha voglia di migliorare l'estrazione del caffè, ha voglia di fare un passo avanti e conosce un inventore che la casualità vuole che abita sopra al bar, una cosa incredibile. Una storia incredibile. E questo inventore trasmette ad Achille la sua idea, il suo progetto, e lui comprerà questo brevetto dopo la sua scomparsa dalla moglie. Quindi Achille Gaggia deposita il brevetto, in realtà nel 1938 il primo brevetto, quindi siamo ancora prima della guerra, sì. Ma in realtà lo svilupperà e lo realizzerà nel 1948. Per ovvi motivi. Entrando nelle officine Faema. Le officine Faema all'epoca producevano vari accessori nel campo anche ferroviario, meccanico, avevano già una fonderia piccola. Entra nelle officine Faema. La Faema è un acronimo, sta per Fabbrica Apparecchi Elettromeccanici Affini. Entra in questa officina con questo disegno, questo brevetto, e dice: io vorrei fare una macchina per il caffè. All'epoca il fondatore della Faema, Carlo Ernesto Valente, vede questo progetto, intuisce il potenziale e inizia a costruire le macchine per il caffè per Gaggia e nasce la crema caffè naturale, funziona senza vapore. Qui abbiamo un cambio epocale sia dal punto di vista del caffè ma anche dal punto di vista di design, perché tra la stanza prima e questa abbiamo due modelli, due concezioni completamente diverse. Completamente diverse, però di grande praticità e funzionalità, perché chi sta dietro naturalmente guarda il dialogo col cliente, viene riportata la prima scritta sopra sul plexiglass: crema caffè naturale, funziona senza vapore, perché era necessità di comunicare, e questo direi marketing, c'era anche all'epoca, di comunicare al cliente che il caffè era più buono, perché è naturale, c'è scritto. Per invogliare quindi il cliente a bere un espresso con della crema, abbiamo dovuto spingerlo a farlo. Oggi è totalmente il contrario, quindi bellissimo cambio storico. Ma la cosa importante, il marchio ben visibile, Milano perché è la città dove nasce la crema caffè, sotto c'è uno scudetto bellissimo, Brevetti Gaggia, Officine Faema, e da qui parte la storia. Questo è il modello classico, la prima macchina che porta sul banco del bar la crema caffè. Vedo poi che Faema, ricordiamo Faema sempre marchio milanese vicino Lambrate, zona Rimembranze. Sì, era già in centro, poi Lambrate si trasferirà nel 1952. Questa è una macchina che a me è rimasta nel cuore perché una volta io e te l'abbiamo utilizzata per un evento a Milano, era il 2018, durante un fuorisalone noi abbiamo utilizzato questo splendore per fare caffè a centinaia di persone e si è comportata benissimo. Benissimo, no?
È una macchina incredibile, Faema si separerà da Gaggia, quindi inizierà la sua produzione indipendente, e questo è uno dei primi modelli, perché questo, se c'è un attimo una disputa se può essere questo o la Venere fra i primi due modelli prodotti, comunque nei DEP li accompagnano insieme. E questo è un modello Saturno, unico esemplare al mondo a 3 gruppi, rimasto, sopravvissuto. Stiamo parlando di macchine costruite artigianalmente a pochi pezzi, perché naturalmente non era già una produzione. Pochi pezzi. È difficile ricostruire il numero esatto, ma dalle foto si parlano proprio di poche centinaia di pezzi. Questa in particolare è una macchina che ha già 2 caldaie al suo interno, una caldaia dedicata per i gruppi e una caldaia dedicata al vapore, perché poi dai primi anni 50 nasce anche il cappuccino, cosa che prima non c'era il caffè latte. Oppure le macchine che abbiamo visto prima a vapore servivano le lance a vapore per scaldare i liquori, che era una moda, un'usanza tipo il tipica. punch. Esatto. Sì. Quando arriviamo negli anni 50 nasce la crema caffè, che porterà un grande sviluppo, un grande boom assoluto, ma nasce la voglia di fare sempre più qualità, e il cappuccino entra protagonista nel bar. Ma il banconista diventerà sempre un attore principale, perché guarda il cliente, e noi siamo i clienti, guardiamo la macchina. Oggi si sta ricercando un pochino, quindi ci ricolleghiamo al passato per tornare un po' al giorno d'oggi. Oggi si sta riportando la macchina sul banco, il barista vuole riparlare col cliente ed è giusto che sia così. C'è un'altra curiosità: tutti questi modelli hanno il nome di un pianeta, perché? Perché il signor Valente, fondatore della Faema, era appassionato di pianeti, quindi ha dedicato per circa più di 30 anni tutti i nomi dei modelli delle macchine a dei pianeti, quindi Saturno, Marte, Venere, Mercurio, Urania, sono tantissimi modelli. Qui ci sono tanti altri marchi, fra l'altro marchi anche scomparsi, perché questa è la parte, diciamo, bella del museo, non è stata quella di inserire i marchi famosi, abbiamo inserito tutti i marchi della storia della macchina per il caffè. Questo è l'Universal, che purtroppo è scomparsa alla fine degli anni 60. Anche lei a Milano, in questo caso Super Crema Super Caffè. Crema. Naturalmente tutti dovevano cercare di aggirare il brevetto o cercare di utilizzare una forma di comunicazione. Questo è di una bellezza incredibile, questo modello Universal. Questa è l'Eterna di Pavia, un famoso marchio dei fratelli Scapolla, anche questo purtroppo è scomparso negli anni 70, non ci fu un cambio generazionale. Manopole in bachelite bianca, Bellissimo. vetro curvato molato, quindi pensate, questo non è un plexiglass ma un vetro molato curvato, temperato caldo, cromatura perfetta, originale. Ecco, volevo soffermarmi su questa macchina perché è interessante, perché in realtà 3 gruppi, si vedono 2 leve, ma in realtà dietro ha un terzo gruppo. Tra l'altro una leva completamente diversa dalle altre, un modo diverso, perché questo, naturalmente la Cimbali scelse la possibilità di fare la manopola con la V proprio per differenziarsi, ma anche per avere una maggiore ergonomia al momento dell'estrazione. Questo modello si chiama Gioiello, è stato presentato alla Fiera di Milano nel 1950, prima è stato presentato a vapore, poi a leva, ma questo modello ha 2 gruppi a leva, 2 gruppi crema caffè e ha un gruppo a vapore. E io la prima volta che l'ho vista mi sono chiesto, ma che strano. Poi dopo un po' di minuti di riflessione ho compreso che era così, perché mi è capitato di vedere un'altra macchina, altri 2 marchi che avevano questa possibilità di preparare 2 tipologie di caffè. Si può ricollegare al fatto magari che il cliente, alcuni erano ancora legati alla bevanda precedente, alla crema caffè probabilmente? Certo. Quindi era possibile entrare in un bar, chiedere una crema caffè oppure chiedere un caffè nero. Caffè nero maro bruciato, adesso è chiaro che all'epoca non si chiamava così, no. È una terminologia che io ho inserito, ma il caffè era una caffè nero, una tazza di caffè, un espresso ma a vapore. Che caffè bevevamo? Già bevevamo dei blend di arabica e di robusta? La robusta era un po' meno presente, negli scritti e nei testi che abbiamo trovato si parla già di miscela, e sicuramente i paesi dove il caffè proveniva, il maggior paese che ci ha portato caffè sicuramente in Italia è stato il Brasile. Il Brasile. Sicuramente. Rispetto al periodo precedente, qui possiamo parlare di una cultura un po' più pop dell'espresso o ancora è un momento un po' elitario di questa bevanda? No, lo sta diventando sempre di più popolare, perché sicuramente il boom economico, come abbiamo voluto inserire in questa sala,
dove c'è l'immagine della 500, la TV che arriva nel 1954, il calcino e soprattutto questo banco bar che abbiamo realizzato, tutto originale. Si possono vedere gli sviluppi che ci sono stati all'interno di un bar, perché non c'è più solo la macchina per il caffè, ma ci sono anche gli accessori e soprattutto ci sono anche i giochi, cose che prima non c'erano. Quindi col boom degli anni 50 arriva il calcino, arriva il jukebox, si gioca a carte, ci sono le riviste dell'epoca, naturalmente, che parlano di moda, di cinema. Una golden age del bar italiano. Tra l'altro questo ricorda molto il primo bar della mia famiglia, quindi... È naturalmente prodotto dalla Faema, perché Faema aveva una produzione di banchi bar, risale a metà degli anni 50 circa, e ha un disegno esterno che ha un richiamo a un famoso artista che si chiama Mondrian. Questo richiamo artistico, però è molto bello perché è un gioco cromatico di colori, ha l'acciaio che è molto molto pratico per la fase del lavoro. Ma andrò dietro al banco per fare il banconista, perché dal macchinista si passa al banconista, che è la terminologia dell'epoca utilizzata negli anni 50. Sicuramente ti avrei chiesto un cordiale e un caffè espresso qui. Tra l'altro, Enrico, noto che Faema, oltre al banco, sì, vedo anche degli elettrodomestici, certo, tipo ci un sono frullatore. elettrodomestici, vabbè, il macina dosatore, il frullatore, perché comunque era molto utilizzato fare i primi frappè, e qui abbiamo il tostapane. Questo è un altro cavallo di vincente del bar, il toast, perché si poteva fare uno spuntino che poteva essere al pomeriggio, e i tostapane diventeranno sempre più presenti nei banchi bar. Tra l'altro il bar in questo momento è proprio un posto dove si aggregano le persone, dove si incontrano, quindi l'espresso diventa anche un filo dove le persone cominciano a scambiare idee, opinioni, si guarda un po' le riviste, si parla di calcio, certo. È qui che nasce forse... Aggiungo questo, si fumava anche tanto, perché vedo. E questo io ho un ricordo, io sono nato negli anni 70, mio padre qualche volta mi portava con lui a sabato pomeriggio a giocare a carte, che io giocavo con i figli degli amici di mio padre, e mi ricordo queste nuvole di fumo che erano presenti. Quindi si giocava a carte, a biliardo, si parlava di sport, certo. Bellissimo. Questo è un gruppo multiplo, non so se conosci questo sistema, che era sempre sul banco, dopo sì. Poi nel tempo è andato un po' a nascondersi questo sistema, perché è chiaro che tiene molto spazio. Questo può fare spremiagrumi da questo lato, quindi questo è uno spremiagrumi. Abbiamo un tritaghiaccio qua dietro, quindi si poteva avere ghiaccio pronto da tritare, e questi sono tutte ventole blender, sì, che servono per fare i frullati. Naturalmente la macchina del caffè è presente sul banco a leva col suo macina dosatore, in questo caso qui il modello Uranio della Faema del 1955-56, è stato prodotto un suo macinino abbinato con la stessa carrozzeria. Tra l'altro noto una campana in vetro, anche serigrafata con le ciliegie del caffè. Ritornano un po' i piccoli dettagli dell'inizio del Novecento che avevamo perso invece nella prima sala. Sì, quindi questo direi che è stata una ricostruzione storica fedele, curata in ogni minimo particolare, dove ci tenevamo a far vedere il bar degli anni 50. Qui il caffè espresso si comincia anche a bere al banco. Sì, certo, sì, assolutamente. Riprendiamo magari, se vuoi, da questa parte, perché vedo anche una cosa molto giocosa. Lì vedo un macina caffè con molte porzioni. Assolutamente, questo era per velocizzare i momenti di grande lavoro, in modo che la dose era già macinata ma posizionata nelle varie camere, e cliccando con una velocità rapida era possibile avere già la dose pronta. Quindi un macina dosatore che preparava già la dose, ma soprattutto che la divideva già. Quindi non era un unico corpo come adesso, ma era meccanicamente molto più evoluto. Tra l'altro leggo il nome Disco Volante. Disco volante perché assomiglia, c'è questa immaginazione dell'UFO già in quegli anni lì. Questa è la famosa Cimbali serie brillante. Per quale motivo? Perché sono stati inseriti dei brillanti retroilluminati, e quindi questa caratteristica del brillante inserito nella macchina ha preso il nome del modello. Tra l'altro realizzata con una tecnica di spazzolatura molto speciale, plexiglass, 2 gruppi a leva. Leggo addirittura uno slogan, un cimbalino crema caffè. Sì.
Sì, la Cimbali studia questo slogan che diventa una pubblicità, di utilizzare questo modo di chiedere il caffè, quindi non chiedere un caffè ma chiedere un cimbalino, che fra l'altro ancora oggi è diffuso in molti paesi d'Europa, in Portogallo in particolare, si chiede un cimbalino quando si entra in un bar. Quindi un caffè si chiama cimbalino. Sì, altri modelli interessanti? Interessanti, soprattutto fa capire anche il design che è sempre molto accattivante. Questo è un modello costruito dalla Marzocco Rondine, al momento rarissimo, 7 esemplari al mondo. Questa è la famosa Gaggia internazionale del 1954. Sono macchine costruite a un gruppo per piccoli locali e piccoli consumi, ma di una bellezza straordinaria. Andando avanti nel nostro percorso troviamo la famosa Ranciglio, sempre che riporta sulla scritta crema caffè. Questo è un modello Preziosa del 1953, un modello molto bello perché ha questo richiamo delle colonne, quindi molto imponente come carrozzeria, e quindi questa corsa, io la chiamo la corsa al bello, cioè che c'è sempre stata la corsa al bello, cioè costruire una macchina che possa essere bella per il cliente, per arredare il locale, per rendere piacevole l'atmosfera. È una tradizione che continua e ogni azienda studia sempre materiali, linee, forme e colori differenti. La Carimali progetta insieme ai vetrai di Murano la Murano Crystal, che è un vetro di Murano inserito nel basamento della macchina, che volendo è retroilluminato, quindi c'è un fascio di luce che porta illuminazione, la dicitura del marchio e naturalmente non manca la scritta crema caffè, fra l'altro incisa nel vetro. Questo parliamo proprio di un prime del Made in Italy in questo periodo. Sono tutte costruite artigianalmente e vi posso assicurare ore e ore di lavoro, perché naturalmente conoscendoli bene, delle restaurate, smontate e rimontate, questa ad esempio è stata restaurata completamente, so quanto tempo ci vuole per costruire una macchina del caffè, molto tempo, richiedeva molte ore di lavoro, molta attenzione, ma soprattutto anche bisogna stare molto attenti, perché voi pensate un vetro di Murano, quindi soffiato, portato in una macchina del caffè, era sicuramente una missione complessa. Ti avrei chiesto proprio quello, questo è il vetro originale, tu quindi sei dovuto star lì proprio in maniera maniacale. Attento per cercare di smontarlo e poi rimontarlo. Qui abbiamo una grandissima macchina per il caffè, bellissima. Pensa che è stata ritrovata nel deposito della filiale della Cimbali a Parigi ed è una Segruppi idraulica. Perché idraulica? Perché naturalmente la macchina leva era un sistema sicuramente geniale, pratico e funzionale, ma faticoso. L'idraulico, con una pressione volumetrica dell'acqua, riesce a aiutare le fasi del barista rendendola molto più pratica, più veloce e soprattutto meno faticosa. Che tipo di bevanda ci avviciniamo un po' a quello della leva? Uguale all'espresso, con la stessa pressione, però un funzionamento un po' più complesso dal punto di vista meccanico, ma soprattutto per i consumi. Per fare un caffè ci voleva circa 1 litro d'acqua. All'epoca l'acqua non era costosa come oggi, ma soprattutto pensata oggi, sprecare 1 litro d'acqua con i problemi che ci abbiamo nel pianeta sarebbe sicuramente stato poco etico. Tra l'altro noto volentieri che tutta la parte di Debian brochure sta cambiando, sta evolvendo, si fa del vero e proprio marketing anche sulle sezioni diciamo tecnologiche per spiegare cosa sta accadendo. Questo Debian addirittura a colori è... Sì, perché il modello Gran Luce, perché porta una luce molto importante qua sotto che illumina tutta la macchina, viene prodotto sia idraulica che a leva. E fra l'altro qui c'è una bellissima testimonianza storica che vince il premio Medaglia d'Oro all'esposizione di Bruxelles nel 1958, quindi è un punto importante per l'azienda che cresce, come poi diciamo tanti marchi storici sono cresciuti negli anni 50, perché il boom della crema porterà a una crescita a pari passo per quasi tutte le aziende. Rimaniamo sempre nel nord Italia, a parte alcune tipo la Marzocco Firenze, però l'80% probabilmente... Sì, diciamo che nella prima parte del Novecento Torino e Milano sono state le due città principali. Poi dopo la seconda guerra mondiale Milano è diventata la città protagonista, Torino un po' meno, e casi isolati nel Udine con la San Marco. Poi dopo negli anni 60 si svilupperà anche in altre città, in altre regioni, però diciamo che il cuore pulsante è Milano. Sempre Milano. C'è un modello lì appeso che è bellissimo. Questo modello è incredibile perché l'ha progettato la FEMA, pensa nel 1952. Erano degli avanguardisti in questo caso. Costruita per tenere poco spazio,
costruita col concetto di una resistenza istantanea, quindi il passaggio dell'acqua viene scaldata istantaneamente, ma con la possibilità di tirare la leva, fare la pressione di 8 atmosfere, quindi creare un espresso perfetto. Venduta assolutamente come fornitura alle Ferrovie dello Stato, quindi nei treni italiani, nei vagoni al ristorante, negli yacht, nelle barche, ma soprattutto ho visto un'immagine di questo modello installato in un aereo, quindi era anche possibile bere il caffè in alta quota. Tu sei riuscito a trovare addirittura le immagini di questi modelli, addirittura negli aerei. Noi abbiamo un archivio che sta crescendo in maniera incredibile, siamo arrivati a circa 25.000 documenti circa, poi stiamo digitalizzando ogni anno sempre più materiale cartaceo, disegni, lucidi, fotografie, quindi abbiamo un archivio infinito e la testimonianza di questo modello è veramente incredibile perché è stata esportata in tutto il mondo, ha avuto un grande successo perché era una delle prime macchine per il caffè espresso da bar che poteva tenere così poco posto e appesa al muro. Quindi geniale come progetto. Abbiamo un aranciglio modello Alpina e qui la famosa la San Marco Lollobrigida perché il modello prende il nome dalla famosa attrice per le sue linee, le sue forme, le sue curve. E qua abbiamo un'icona del design perché c'è da dire questo, che naturalmente Gio Ponti nel 1947 ha aperto la strada e i costruttori hanno capito che era importante la collaborazione con un grande architetto, perché prima erano macchine più artigianali, un ufficio tecnico, magari qualche artista che poteva collaborare con l'azienda, ma negli anni 50, quando ci troviamo già nel boom economico, a metà degli anni 50, le case costruttrici chiamano famosi architetti, designer per sviluppare l'estetica, la carrozzeria della macchina. E in questo caso la Pavoni ha fatto un concorso, infatti si chiama serie concorso, che metteva in premio un'importante somma e il vincitore, in questo caso qui, sono stati due grandi architetti che hanno lavorato insieme, Bruno Munari e Enzo Mari. Il modello serie concorso, ma che poi prenderà il soprannome di Diamante per la linea, la forma della sfaccettatura del diamante. Quindi questa carrozzeria è molto accattivante. Lavorata in maniera eccellente, bellissima. Con la possibilità di questi pannelli di abbinare ad altri pannelli, quindi era possibile costruire una macchina, un gruppo, due gruppi, tre gruppi con la stessa carrozzeria costruita, quindi era molto intelligente anche come fase di produzione, di realizzazione quindi sia a livello di design che a livello ingegneristico è stata veramente un'icona. La famosa Eureka, ecco, questo è un caso raro, costruita a Genova, poi dopo si è trasferita a Milano, però un marchio storico. Questo sembra il muso di una macchina. C'è un'ispirazione in stile diciamo americano, sembra una Buick, un'auto americana. Esatto. Quindi c'è un'ispirazione della carrozzeria nel campo automobilistico in questo caso qui rispetto magari a modelli precedenti. Questa cosa ti ricorda? Le Olimpiadi, tra l'altro leggo nel 1956 a Cortina, quindi... Esatto, Giochi Olimpici a Cortina e questo costruttore che oggi purtroppo è scomparso da molto tempo, Cambi di Modena, realizza questo modello dedicandolo alle Olimpiadi. Naturalmente aveva sicuramente in mente di venderla in quell'occasione lì, di quell'anno delle Olimpiadi per i Giochi invernali. Che stanno per ritornare a Milano nel 2026, quindi... Sì, manca poco, infatti stiamo pensando di utilizzarla in occasione dell'evento delle Olimpiadi. Questa anche ricorda molto un'automobile, questa Gaggia qui. Sì, questa ha un richiamo automobilistico, ma ha una caratteristica: è la prima macchina per il caffè realizzata con la scocca di vetroresina. Ok. Ed è stata costruita in Australia, a Melbourne, nel 1957. Quindi è una macchina per il caffè non costruita in Italia, ma la Gaggia ha concesso la licenza di costruzione alla famiglia Bancroft, che ho incontrato e conosciuto nel mio viaggio a Melbourne. In quell'occasione sono riuscito a acquisire questa macchina e portarla in Italia, ed è l'unica in Europa al momento, perché è stata costruita solo nella città di Melbourne per il mercato australiano. Faema non può mancare, del 1957, questa è la President prima serie. Questa macchina è stata costruita in molte unità, poi naturalmente c'è prima serie, seconda, terza, quarta, ma questa l'ho ritrovata e ritirata personalmente, era nel bar del circolo delle acciaierie Falck, qui vicino a Milano, e l'ho ritirata direttamente dentro l'edificio storico che era stato abbandonato, chiuso, e sono riuscito a acquisirla e inserirla nella collezione. Quindi viene da un luogo di storia, di lunga storia, perché è stata una fabbrica importante
per la costruzione dei metalli. Oltre a un'innovazione di design, in che momento siamo questo? C'è diciamo una performance stabile della... Beh, diciamo che bene o male l'estrazione e la pressione è sempre costante e uguale per tutti i modelli. Cambiano magari un po' i materiali, le praticità, le funzionalità, però l'estrazione è uguale. Non posso dire che c'è un miglioramento, non posso dire che un marchio è migliore dell'altro, si equivalgono, ma giocano infatti tutti molto in anticipo sul fatto dell'estetica. Tra l'altro questo è un modello che esteticamente anticipa un altro modello certo, di cui siamo innamorati. Concludiamo con questo modello dell'Universal Serie Fortuna. L'ho messo intanto perché siamo già alla fine del 1958, questo modello l'ha costruito l'Universal, ma sceglie di inserire delle ceramiche esterne con delle località turistiche, quindi un modello diverso di carrozzeria, di estetica, comunque di impatto. Costruisce questo modello con la possibilità al barista di scegliere la propria ceramica. In questo caso abbiamo una ceramica dedicata al faro lanterna di Genova, in questo lato qui. Poi abbiamo da questo lato il castello di Miramare, il famoso castello di Miramare, che fra l'altro l'ho visitato di recente, bellissimo. Bellissimo. E la grotta azzurra di Capri, che questa ancora non sono stato, ma vorrei andare. Breve, dai, quest'estate vai. Quest'estate dovrei andare. Però lo trovo veramente molto particolare. Esistevano altre, ne ho viste altre da altri amici collezionisti, insomma è un modello interessante, sicuramente insolito e differente dagli altri. Questi modelli che abbiamo visto sono tutti della tua collezione e restaurati interamente da te? Allora, la collezione in realtà non faccio mai differenza, questa è un'unica collezione del Museo MUMAC, poi la mia collezione insieme alla collezione della famiglia Cimbali si è unita e quindi è un museo che raccoglie due collezioni che si sono unite nell'apertura del 2012. Questi modelli vengono trovati principalmente in Italia o anche all'estero? Ci sono molte macchine che provengono dall'estero, in particolare in Sud America, perché gli italiani hanno cominciato un'immigrazione già nell'Ottocento, fine dell'Ottocento in Brasile, poi si è sviluppata moltissimo in Argentina, ma soprattutto nel dopoguerra, negli anni 50 in Venezuela. Il Venezuela è stato un paese molto importante per l'Italia. Ti chiedo questo per capire, in questo momento l'Espresso è sicuramente in un boom in Italia, ma all'estero a che punto siamo invece? Viene bevuto magari in Nord America o... Beh, io dico sempre che insomma, io ho iniziato tanti anni fa a collezionare, a occuparmi di storia della macchina per il caffè e ricordo, ho avuto sempre anche una grande passione dei viaggi, sono stato in 45 paesi, quindi ho visto un po' di mondo e mi piace molto ricordare che le prime volte la macchina espresso non la vedevo proprio. Okay. I miei viaggi in Asia, in Oriente, in macchina da caffè solamente in alberghi internazionali, se no non era presente. Mentre i viaggi in Sud America l'ho sempre vista la macchina per il caffè. I miei primi viaggi che ho fatto, mi ricordo Perù, assolutamente di aver visto molte macchine espresso, proprio perché gli italiani le avevano portate nell'immigrazione. Certo. Sono stato in Brasile, in Venezuela, in Colombia. Ed erano Sud America presenti, è sempre stato molto presente. Stiamo per fare un altro passo nella storia della caffetteria, delle macchine del caffè, perché ci stiamo avvicinando agli anni 60, agli anni 70 e qui c'è un modello molto iconico. Ci troviamo nella quarta sala che abbiamo voluto dedicare agli anni 60, agli anni 70, anni di forte cambiamento perché